Benvenuti nel video numero 7 di Realizziamo un mobile parametrico. Poniamoci come obiettivo di avere una discriminante che ci permetta di ottenere un mobile o con i ripiani o con i cassetti o con le ante. Per fare questo andiamo nell'input e selezioniamo la voce numero ripiani, la quale ha già all'interno un tipo integer. Quindi col tasto più la duplichiamo e la rinominiamo in tipo. Diamo come default 0, come minimo possiamo dargli uno 0 e come massimo 2. Quindi lo 0 corrisponderà al solo mobile con i ripiani, l'1 corrisponderà al mobile con i cassetti e il 2 corrisponderà al mobile avente le ante. Come funziona? Vediamo adesso che sul nodo di input è presente appunto la voce tipo, quindi abbiamo bisogno di altri nodi per utilizzare questa voce. Quindi abbiamo Shift A, Search, abbiamo bisogno della switch. Adesso ci servirà come diciamo interruttore on-off, però abbiamo bisogno anche di una comparazione. Solo dopo aver verificato una condizione possiamo operare una decisione. E adesso abbiamo bisogno anche di una variabile. Sul nodo compare poniamo la variabile integer, il metodo di comparazione su equal, colleghiamo, prima cambiamo in 1 l'integer e poi colleghiamo l'integer alla voce b. Prendiamo il tipo e lo compariamo con l'indice, col valore che le abbiamo dato. Il risultato andrà a influire sullo switch. Quindi prendiamo questi tre nodi, 1, 2, 3, li selezioniamo e li trasciniamo con la voce G in basso. A questo punto provvediamo a collegare la geometria al true e colleghiamo l'uscita output del nodo switch al geometry. Ricordiamo di togliere il vecchio collegamento, quindi CTRL e tasto destro del mouse. Adesso se noi sulla nostra destra andiamo alla variabile tipo, vediamo che è scritto 0, ma se poniamo 1, ecco che riappaiono i frontali. Dobbiamo applicare lo stesso concetto anche al retro dei frontali, dei cassetti. Quindi selezioniamo i tre nodi, con CTRL G otteniamo un gruppo, Tab, adesso andiamo nel nodo e lo rinominiamo con if1, dove 1 ci ricorda il valore che è all'interno col quale viene comparato. Diamo lo stesso nome anche qui, if1, e nella proprietà if1. Quindi selezioniamo questo nodo e lo duplichiamo, Shift D. Quindi prendiamo il tipo, abbiamo bisogno di prendere il tipo, eccolo qua. Quindi con Shift e tasto destro del mouse creiamo un nodo, con F2 lo chiamiamo tipo, ok, e lo spostiamo. Quindi prendiamo
il valore di tipo, lo poniamo in alto. A questo punto prendiamo la geometria che esce dall'output, eliminiamo il vecchio collegamento e provvediamo a inserire il nuovo collegamento sottoposto a condizione. Quindi nel momento in cui premiamo 0, ecco i nostri ripiani. Nel momento in cui premiamo 1, ecco i frontali insieme con il retro dei cassetti. Infatti se noi avanziamo, ecco qua, possiamo poi anche decidere fare on off come abbiamo detto prima nel precedente video. A questo punto voglio completare il discorso sui cassetti per quanto riguarda la dimensione dei frontali, dotandoli di un'ulteriore larghezza e di un'ulteriore altezza. Quindi con Shift A, Search, aggiungo il nodo Mat, lo cambio in Jaed, imposto il valore 0, questo lo chiamo nella label ulteriore larghezza, duplico, Shift D, questo lo chiamo ulteriore altezza. Questi due valori andranno ad aumentare la dimensione del cube, cioè del frontale dei cassetti. Quindi la X passerà prima qui, subirà un aumento e poi andrà qui. Idem per quanto riguarda l'altezza Z andrà prima nell'ulteriore altezza, subirà un aumento e andrà qui. L'aumento verrà deciso da noi in quanto questi due valori saranno portati fuori, quindi sia l'ulteriore larghezza colleghiamo qui, questo lo chiamiamo, vediamo un po', nodo di input, lo chiamiamo più larghezza. Adesso è la volta dell'ultimo. E lo poniamo qui e questo lo chiamiamo più altezza. Ok, che cosa succede adesso? Che aumentando, ecco qui, la larghezza, si può decidere di arrivare in prossimità dei fianchi. Aumentando l'altezza, in modo simile possiamo coprire di più l'altezza del frontale, lasciare meno spazio, per esempio, tra un frontale e l'altro. Bene, il video qui si conclude, si ringrazia per la visione e nel caso in cui vi sia piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like che sarà molto apprezzato. Arrivederci al prossimo video.